Partirei dalle moto peggiori che ho guidato perché voglio finire con dei bei ricordi e sicuramente più che la peggiore, la più difficile per me è stata la Ducati MotoGP del 2008, una moto davvero complicata, diametralmente opposta al mio stile di guida, dove poi di fatto solo Stoner è riuscito a guidarla, quindi era una moto realmente difficile. Un'altra moto molto difficile per me è stata sicuramente la Yamaha R1 Superbike, una moto molto competitiva e performante, ma anche molto rigida e fisica. Per me, che sono un pilota che guida abbastanza tecnico e soft, era difficile trovare, diciamo, il giusto equilibrio per riuscire a rendere al meglio. La miglior moto invece che ho guidato sicuramente è stata la Honda 5 cilindri MotoGP 2005-2006, una moto che mi ha dato proprio soddisfazioni incredibili, dove anche l'equilibrio tra motore e elettronica era tale sia da far venire fuori appunto la gestione del gas del pilota, ma anche la possibilità di divertirsi, di fare traversi incredibili, fare fumate, e quella è stata una moto che proprio mi ha fatto divertire come nessun'altra moto. Un'altra moto che mi è piaciuta tantissimo, che sicuramente mi ha regalato tanto, è l'Aprilia 250 due tempi. Ha fatto un'epoca quella moto lì, rapporto peso-potenza, 100 kg per 100 cavalli, era un qualcosa di indescrivibile, perché poi il motore due tempi è molto rabbioso, molto nervoso, quindi riuscire a portarla al limite dà soddisfazione, come proprio avere forse il doppio dei cavalli, perché è difficile da gestire e non esisteva l'elettronica. Ho avuto la fortuna di correre con tantissimi piloti incredibilmente forti, però da subito, quando ero in 125, per me un pilota fortissimo era un giapponese che si chiamava Tomomi Manako. Ho imparato tantissime cose da lui ed è stato veramente bello. Poi lottare contro piloti come Arada, che era il mio idolo, contro gli italiani fortissimi, da Rossi, Biaggi, Capirossi, che comunque hanno fatto un'epoca o anche due epoche, è stata una soddisfazione. Quindi essere in mezzo a loro, lottare con loro e batterli a volte, questo me lo porterò dietro tutta la vita. E aver visto da vicino proprio le caratteristiche di ogni pilota è bellissimo, ci sarebbe da scrivere un'enciclopedia, non un libro. Con Biaggi è un rapporto particolare perché realisticamente parlando io non lo conosco, l'ho conosciuto in pista, ma di fatto tra piloti si parla poco, poi quando si ha obiettivi comuni è difficile riuscire a legare perché comunque ognuno vuole prendere la sua strada e vuole prevalere sull'altro. Abbiamo avuto screzi in pista. Io da parte mia la sera dopo cena andavo a bussare nel camper per comunque chiarirci, perché farlo tramite la stampa si crearono solo altre polemiche, perché comunque questo è quello che piace per rendere una notizia importante, però mi è sembrato sempre una persona abbastanza timida e insicura, quindi molto chiuso sulle sue. Con Valentino abbiamo avuto una storia abbastanza particolare perché ci conosciamo sin da piccoli e credo che sia il pilota che più conosco. Nella mia vita siamo stati molto amici da bambini, andavamo alle gare insieme, lui veniva con me, gli prestavo anche la mia moto per correre a volte, siamo cresciuti insieme, poi ad un certo punto per me è diventato tutto complicato perché comunque venivo sempre paragonato a lui, arrivavo dopo di lui, quindi io ero sempre quello che copiava, quello che faceva meno di lui perché vinceva qualche cosa in meno. E non è stato facile. Una volta che ci siamo trovati uno contro l'altro in MotoGP, diciamo che il business ha preso il sopravvento su quello che poteva essere la relazione umana e avevamo idee diverse sotto vari aspetti e ci siamo un po' persi per strada, ma da parte mia la stima e il rispetto non verranno mai a mancare. Stoner è un personaggio davvero complicato, credo indecifrabile, persino per lui stesso, ma un talento spropositato. A volte in moto faceva delle cose senza nemmeno rendersene conto, ma sapeva sempre fare la cosa giusta al momento giusto e è stato bello essere di fianco a lui nel garage perché ho imparato cose, ho visto cose che non pensavo potessero essere reali. Allo stesso tempo è una persona strana, molto insicura, molto chiusa, passavi da essere come suo fratello
ad essere un totale sconosciuto, però lo capisco, cioè è giusto così, i piloti sono strani, è giusto che siano strani. Perché solo Stoner andava forte con Ducati io non lo so e secondo me non lo sa neanche lui. Ripeto, come ho detto tante altre volte, lui riusciva a fare sempre la cosa giusta al momento giusto. Glielo chiedevi quando scendeva dalla moto e non si ricordava di averla fatta, era incredibile. Però era perfetto per quella moto lì, riusciva ad interpretarla come poi nessuno è mai riuscito a farlo dopo. Con Leon Haslam ho avuto un rapporto comunque sempre buono. Quando mi sono trasferito in Inghilterra abitavo non lontano da lui, quindi abbiamo passato molto tempo assieme, ci siamo allenati e a stare con lui e quei ragazzi ho imparato anche l'inglese perché nessuno parlava l'italiano. Siamo stati in squadra assieme nel 2012 in BMW, è stata una bella stagione perché abbiamo portato una moto che nessuno voleva ad essere considerata la moto migliore in pochi mesi. Poi ci siamo giocati in casa la prima vittoria della storia di BMW e ho vinto io in gara 1 ad Donington. In gara 2, dove forse avrebbe potuto vincere lui, l'ultima curva è stato un casino perché io lo superai e andai largo. Ria volle provare a passare anche lui, cadendo buttò giù Haslam, il quale poi buttò giù me. Quindi nel box mi ricordo che ci fu un bel casino quella sera e è stata una giornata veramente intensa. Con Chaz ho avuto un rapporto sempre comunque molto buono a livello personale perché siamo stati in squadra in BMW nel 2013, siamo stati in squadra 2 anni in Ducati nel 2017-2018 e c'è sempre stato massimo rispetto. Poi, come giusto che sia, tra compagni di squadra in pista ci si bacchetta sempre e qualche incomprensione avviene. Nel 2019 c'è stata una caduta dove io resto convinto di aver ragione, lui resta convinto di aver ragione lui, ci siamo chiariti, ci siamo offesi, ci siamo andati a quel paese, ma poi prima della finale della stagione 2019 comunque ci siamo chiariti definitivamente e tutt'oggi ci sentiamo anche per telefono. Prima della Francia, che mancavano solo 2 gare, arrivò in maniera più importante Albesiano a chiedermi di aiutarmi Guinto lì e io gli dissi le mie condizioni. Accettai per gara 1, lo feci, lo lasciai vincere, lo feci in maniera plateale perché per un pilota devi far vedere che tu vai più forte anche se ne fai vincere un altro. Dopo la gara Guintoli non mi chiese neanche grazie e questo per me vale, cioè i piccoli gesti valgono molto di più di tante cose più importanti. In gara 2 sono partito dicendogli che l'avrei aiutato e poi ho cambiato idea perché secondo me la riconoscenza serve, cioè almeno un grazie perché ti aiuto a vincere un campionato del mondo, non a fare una cosa banale. Fortunatamente ho avuto tantissimi momenti belli, quindi identificarne uno solo non è facile. Mi viene da dire Phillip Island 2002 perché ho vinto una gara incredibile per solo 7 millesimi ed ho vinto anche il mio unico campionato del mondo. Ma d'altra parte, non so, la vittoria della prima gara a 15 anni per me era proprio una svolta di vita perché io venivo dalle case popolari, mi sono trovato a 15 anni sul tetto del mondo, quindi era una situazione abbastanza surreale. Così come la prima vittoria in MotoGP e la prima in Superbike, arrivate dopo un periodo molto critico, sono un motivo di orgoglio e di soddisfazione personale che non hanno precedenti, perché arrivare da momenti dove sei criticato da tutti e tutto, comunque è una rivincita importante. Della prima vittoria in MotoGP ricordo ogni singolo giro, ogni singola curva e tutto quello che mi è passato per la mente prima di tagliare il traguardo, dopo, gli abbracci della squadra. È stata una soddisfazione veramente che a parole non si può descrivere perché venivo da un 2003-2004 davvero complicati e ho rischiato di rimanere a piedi fine 2004 per aspettare la Honda del Team Gresini e sicuramente lì ti rendi conto che tutta la tua vita e tutti i tuoi sacrifici ne sono valsa la pena perché avevo vinto una gara nella categoria più importante del mondo del motociclismo. Phillip Island 2006 fu una gara davvero pazzesca, fu la prima volta che si cambiò moto nella storia della MotoGP in corsa, condizioni particolari e io volavo, non so perché ma tutti i compagni, tutti i miei rivali che incontravo in pista mi chiedevo perché andassero così piano. Mi sa che dopo il cambio moto rientrai settimo, ottavo e tipo in 7-8 giri ero già in testa e diedi più di 10 secondi al secondo ma con una facilità
incredibile. Gli ultimi 2 giri ero già focalizzato solo sull'ultima curva, perché era da tutto l'inverno che mi stavo allenando a fare traversi con una mano sola, perché sentivo dentro di me che era possibile farlo. Lì ho trovato un po' come per i surfisti, diciamo, l'onda perfetta, c'era la giornata perfetta, perché con le gomme da bagnato la pista stava asciugando, quindi surriscaldandosi era incredibilmente facile mettere la moto di traverso, e quella curva lì è valsa una carriera, è il mio biglietto da visita, vale più di un campionato del mondo. Il 2009 con la Kawasaki, che poi diventò Ayate, fu difficile perché abbandonai Ducati, gli regalai l'intero ingaggio del 2009 per provare un'esperienza sulla carta comunque difficile, che era la Kawasaki, che però mi stimolava tanto, mi sembrava più adatta a me. E poi un'altra doccia fredda. Prima di fine anno Kawasaki chiuse il team. Fino a 10 giorni prima dell'inizio del mondiale ero a piedi, non avevo una squadra, non un team. Ci siamo messi insieme in 6 personaggi che mi hanno gestito la squadra. La Dorna ci ha pagato la stagione, io ci ho messo tutto il mio impegno necessario per farla partire, e incredibilmente dopo poche gare eravamo davanti. Davamo fastidio a squadre ufficiali e a moto ufficiali, quindi eravamo un po' la pecora nera del campionato, ma davamo tanti pensieri e tanti problemi a piloti e moto più importanti di noi. Riuscire a portarla sul podio è stata una soddisfazione incredibile. Forse lo è stata ancora di più guidare la gara al Mugello, anche se per un solo giro, ma partendo dalla 15ª casella, dopo pochi giri sul bagnato ero in testa alla gara davanti al mio pubblico. Per me quello è stato un momento veramente di soddisfazione personale, perché me l'ero guadagnata soltanto da solo. Per me il passaggio MotoGP Superbike è stato molto bello, perché in quel periodo lì di fatto sembrava che i piloti MotoGP andassero per prepensionamento in Superbike. Invece io cambiai comunque abbastanza presto, perché a 28 anni arrivai in Superbike ed ero molto giovane per l'epoca, per quella categoria lì. Lo feci perché mi ero reso conto che in MotoGP sarei stato destinato ad essere solo un numero. Non avevo più possibilità di divertirmi e comunque portare a casa i risultati che il mio potenziale poteva permettersi. Quindi per me non era più interessante, non era più divertente. La Superbike l'ho vista come una nuova opportunità, un nuovo stimolo, un nuovo obiettivo, e è stata un'esperienza davvero bella, perché ho scoperto un mondo a quei tempi molto più alla mano, molto più familiare. C'era tantissima competizione in pista, in Italia era molto seguita, perché poi la battaglia tra me e Biaggi e anche Ceca, che comunque era un nome importante nella MotoGP, credo che abbia dato tanto seguito, e veniva comunque raccontata in maniera molto diversa rispetto alla MotoGP, e questo secondo me è stato molto bello. Io credo che fare paragoni sia abbastanza complicato e impossibile. Sicuramente molti piloti che in MotoGP non raccolgono risultati importanti, quando saltano in Superbike riescono addirittura a lottare per vincere. Questo secondo me è dipeso non tanto dal livello dei piloti, ma perché in MotoGP sono destinati ad essere solo dei numeri, quindi a correre come contorno al menu principale, che sono i top rider, mentre in Superbike trovano una situazione tecnica da top rider, quindi moto ufficiali, moto competitive, e possono gestirsi, diciamo, nel migliore dei modi e tornare ad essere campioni. Quindi è difficile fare paragoni. Sicuramente un Marquez, che ha la possibilità di stare in MotoGP, resta in MotoGP perché sulla carta e per il pubblico è una categoria più prestigiosa. Però uno come Jonathan Rea, secondo me, aveva tutte le carte in tavola per far bene anche in MotoGP, ma è stato intelligente a non cambiare in corsa, perché avrebbe solo trovato ulteriori difficoltà, mentre in Superbike ha continuato a confermarsi e riconfermarsi, e ha preso sempre più valore e fiducia in se stesso. La differenza di guida tra le due categorie secondo me è minima, perché la moto MotoGP e moto Superbike fondamentalmente sono molto simili ad oggi, cambia molto poco. La differenza più grande è nelle gomme. Gomme molto diverse, in MotoGP hai gomme molto più rigide, molto più, diciamo, sono prototipi studiati proprio per le corse, mentre in Superbike trovi una gomma sviluppata che comunque viene dalla produzione di serie, quindi una gomma, tra virgolette, più facile come primo approccio, però poi diversa nella gestione della gara. Quindi secondo me è proprio la gomma che rende la moto diversa. La carriera lunga secondo me è bella perché ti fa conoscere veramente il cambiamento della vita. Quando ti avvicini ai 40 anni, superi i 35,
tu cerchi di credere di essere lo stesso di quando hai 20 anni, ma per forza di cose cambi, perché comunque tutte le esperienze positive o negative che hai avuto, il cervello le registra e non le dimentica. Quindi per forza di cose, in curve molto veloci, in situazioni rischiose o pericolose, qualcosa lasci per strada. Uno di 20 anni ha sempre qualcosa in più, perché non ha paura. Sicuramente la mia carriera è stata ricca di alti e bassi, da gare incredibili a gare decisamente sottotono, però credo che questa leggenda metropolitana sia stata, diciamo, un po' resa nota da racconti di personaggi che nemmeno conoscessero veramente la situazione all'interno del garage. Non ho mai avuto una situazione, realisticamente parlando, da pilota ufficiale, da top rider, perché in MotoGP comunque gli anni migliori l'ho fatti da team satellite. L'unica volta che sono stato in un team ufficiale in Ducati le cose sono andate completamente all'opposto da quello che erano le previsioni, quindi non si può fare, secondo me, non si possono tirare le somme. D'altra parte, quando le cose non andavano, io purtroppo, per fortuna, sapevo sempre perché non andavano, ma per vari motivi non si potevano raccontare, o quando provavi a raccontarle passavi sempre per il pilota che si lamentava e che piangeva, e questo è quello che realmente mi è mancato per portarmi a casa un campionato del mondo in MotoGP o in Superbike. Purtroppo in Italia il tifo nel motociclismo è cambiato molto negli anni, adesso si va molto più sul fanatismo e purtroppo se ami un pilota devi odiarne un altro, cosa che ai miei tempi per me invece era amore per tutti, perché tutti facevano quello che avrei sognato di fare io da grande. E dietro una tastiera con i social ci sono personaggi che si sentono importanti e si sentono grandi, e far vedere di essere in grado di criticare piloti che magari loro invidiano perché sanno fare qualcosa che chi è dietro la tastiera non lo sa fare, li fa sentire importanti. Quindi tante volte si creano tante polemiche, tante anche offese veramente brutte che a me fa male leggerle, perché io so quanto si impegni un pilota, sia che vinca sia che faccia ultimo, so i sacrifici che deve fare e so il rischio che corre. Quindi per me questo è il lato forse peggiore del motociclismo della nuova era. Ripartire da un infortunio è difficile, ma allo stesso tempo è un qualcosa di naturale, perché provi talmente tanto amore per questo sport che vuoi solo guarire il più in fretta possibile e tornare sulla moto. Un momento davvero difficile per me è stato appunto nel 99, quando persi il mondiale per un punto. La prima gara, per un problema banale tecnico sulla moto, mi ruppi un polso in malo modo e quello forse mi ha fatto più male mentalmente che fisicamente. Ma fisicamente invece credo che i due incidenti più brutti siano stati Suzuka 2003, dove mi ruppi varie ossa, mi aprì un piede in malo modo, avevo tutti i legamenti fuori e non fu una bella sensazione. Poi in Giappone, lontano da casa, in un'epoca dove non andavano neanche i telefoni, mi trovai in ospedale portato in elicottero da solo e fu un momento davvero difficile. Mi chiesi se era giusto andare avanti o no, però il giorno dopo già avevo solo un obiettivo in testa ed era tornare in moto. Così come proprio a fine 2003 mi operai ad una spalla e feci 2 interventi in una volta sola e in 3 mesi dovevo riuscire ad essere pronto per tornare in moto e correre. Fu davvero difficile e complicato. Voglio vivere sui ricordi, ho dei bei ricordi, quindi voglio ricordarmi come andavo in moto prima e voglio portare avanti queste nuove esperienze che sto vivendo adesso. Essere commentatore tecnico mi sta piacendo tanto perché cerco di dare una sfumatura diversa da quella che è sempre stata conosciuta, quindi cerco di far capire cosa vivono i piloti in determinate situazioni e come pensano i piloti, che è un qualcosa che secondo me non è mai stato raccontato, e farlo perché l'ho vissuto mi viene naturale e vedo che comunque alla gente piace. Adesso sto cercando di dare seguito a tutte quelle passioni che non ho avuto così tanto tempo da dedicare quando ero pilota professionista. Sono qui in Trentino e mi piace scoprire posti nuovi, vivere in mezzo alla natura, visto che ho passato la vita dentro un garage con l'odore di benzina e il rumore. Adesso mi piace, soprattutto con la bicicletta, scoprire posti nuovi. A volte parto senza meta e vedo e mi godo veramente questo fantastico posto che è la terra che ci sta ospitando. D'altra parte sto dando sempre più spazio alla mia passione per il volo, infatti siamo proprio in
un fantastico museo qui al Caproni, dove parla della storia del volo, e cerco anche di essere un padre migliore possibile, perché mi piace essere padre, ho sempre temuto di non essere in grado di farlo, cerco di farlo nel migliore dei modi. Devo dire che la mamma mi sta dando un grande aiuto, perché è sempre presente e vive per la famiglia, quindi questo è un aiuto incredibile. Cercare di insegnare i valori che mi hanno insegnato i miei genitori, mio padre e mia madre, per quel poco che l'ho conosciuta quando ero piccolo, mi piace cercare di trasmetterli a mia figlia, perché per me sono le fondamenta per essere una brava persona e comunque avere una bella soddisfazione. Vedere mia figlia che adora vivere all'aperto, adora lo sci, adora andare a scuola d'accordo con i bambini, è un qualcosa di incredibile. Credo che una soddisfazione delle più grosse che ho avuto in vita mia è stata quando nei colloqui con le maestre ci è stato fatto un complimento per come stiamo crescendo nostra figlia, e credo che questo valga veramente come una vittoria in moto.